Grazie. Siamo entrati? Noi siamo nel Giardino del Silenzio e devo dirvi che è un posto veramente carino. Non sono ancora le 7, c'era già un sacco di gente all'ingresso, alcuni anche senza prenotazione, quindi alcuni si sono messi in lista d'attesa. Noi fortunatamente avevamo prenotato. Noi franci abbiamo preso il menù degustazione, ci arriveranno una serie di pizze, il numero di pizze non lo sappiamo, non sappiamo neanche la tipologia di pizze perché abbiamo detto fate voi, tanto io e Franci mangiamo la qualunque. È possibile farlo per 2 persone, soltanto che divideranno la pizza a metà, quindi sostanzialmente all'interno di una pizza ci saranno 2 gusti, ad eccezione di una che l'abbiamo chiesta completa. Oggi io ho portato Giano dai feudi di San Gregorio, quindi ho fatto felice lui. Stasera fa felice lui me, portandomi a mangiare la pizza migliore del mondo, perché la pizza è il mio piatto preferito in assoluto. È uno spicchio di pizza fritta, si chiama acciugrana, viene condita con fonduta di grana padano fritta per avere anche un gioco termico, c'è un pizzico di peperoncino, acciuga lavorazione acetana, prezzemolo fresco e poi zest d'arancia e zest di limone per dare profumo ed equilibrio aromatico. Incominciamo, Giano? Via! Deliziosa, ragazzi. Protagonista di questa prima pizza, a mio avviso, è l'agrume. L'agrumato si sente tantissimo ed è veramente molto buono. E nel frattempo ne arriva un'altra. Est Italia è un piccolo ripieno fritto che viene chiuso con fonduta di grana padano, in questo caso caldo, a giusto un velo, dopo cottura a spicchio di mozzarella di bufala, San Daniele, pomodorino ciliegino semiconfitto, basilico liofilizzato, ed è preferibile che lo mangiate con le mani. Che felicità, ragazzi. Posso dire che l'impasto è pazzesco. Quella della prima pizza era incredibile. Cin, ragazzi. Ma come ci... Un bicchiere. Pomodoro, mozzarella, parmigiano. E prosciutto crudo. Siamo partiti fortissimo, non forte. Ovviamente la pasta della pizza non ve lo dico neanche, ragazzi, è una roba da brividi. Una delle pizze più comode di Franco. Abbiamo una base di mozzarella di bufala DOP Campana con un filo d'olio Evo. All'uscita dal forno viene messa questa passata di pomodoro riccio, che è un seme antico dall'800 dalle colline caietine, e riduzioni di basilico e olio. Si chiama sbagliato perché Franco oggi fa tra caldo e freddo e ha utilizzato questo pomodoro dopo cottura, quando esce la pizza dal forno, e anche perché è fatta al contrario praticamente rispetto alla margherita, la mozzarella sotto e il pomodoro sopra invece. Scusate, per me la pizza si mangia con le mani. Il pomodorino è dolcissimo. Il tocco del basilico è veramente gradevole, ragazzi. Facciamo che tocca a me. Questa è una margherita sbagliata perché la mozzarella di bufala viene messa in cottura e di solito la mozzarella di bufala non viene cotta, e al contrario il pomodoro viene messo fresco dopo che la pizza esce dal forno. Oltre al fatto che c'è il contrasto caldo-freddo del pomodoro e della mozzarella. Veramente, veramente buono. Di questa pizza, ragazzi, ci facciamo fare la schiscetta, perché se mangiamo questa pizza non assaggiamo nuove pizze. Questa è un'idea che mi è venuta mangiando in Puglia da Pietro Zini, tutti i sapori. Lui mi porta un piatto di pasta suo casereccio con una composta fredda e una fogliina di basilica. E allora ho detto, io questo piatto di pasta lo voglio portare nella pizza, e quindi la scarpetta ho lavorato con una fonduta in cottura con 12 mesi DOP. Dopo la cottura sempre fredda, questa composta di 3 tipologie di pomodori. Scagliette sono sempre un grana padano DOP 24 mesi dove c'è un sapore più strong, e poi c'è questo polvere di pesto di basilico liofilizzato. Senza olio questa pizza, ed assaggiare mangiando lo spicchio con le mani, e poi al limite se c'è un po' di fonduta nel piatto, perciò si chiama scarpetta con conigino di pesca. Ok. Sì, lo so che... Io sono per mangiare. Giustamente lo chef ci sta cazziando che le sue opere noi le mangiamo alla temperatura sbagliata. Perché ci perdiamo nei filmati. Chiacchiere. La composta di pomodorini è pazzesca e ovviamente bisogna fare la scarpetta, ragazzi. Ho fregato la scena a Giano. Qua mi devi pagare i diritti, come minimo. Qui il pomodoro va ad equilibrare il formaggio in maniera deliziosa. È una bomba, ragazzi.
rappresenta la terza generazione di panificatore. Nonno qua panificava negli anni 30, poi papà ha fatto la pizza e io ho fatto un percorso con papà. Siamo infarinati da tanti anni. Dal pane alla pizza non c'è stato un anno che la mia famiglia noi non abbiamo panificato. Oggi si parla del progetto Pepe in Cane, ma guarda indietro quanta continuità c'è stata. Mio padre è stato un grande, però nessuno ha parlato di lui. Però lui faceva le file. Ma che fila per venire a mangiare la pizza tuo padre? Le mie file sono comunicate, quella di papà. Purtroppo in quegli anni la pizzeria non era oggetto di interesse da parte della comunicazione. Bufalo tonnato perché a me piace tanto il vitello tonnato. Però ho detto lo voglio interpretare con il territorio e quindi questa è una carne di bufalo invece di vitello. Nella salsa tonnata c'è la letterata che è un tornetto della costiera. La base di latte e scamorza affumicata, all'uscita del forno viene messo un pizzico di pepe, scala riccia, poi abbiamo qui sul sedano che va tagliato a julienne e messo sotto ghiaccio per 3-4 ore, controfiletto di carne di bufalo marinato con salsa di soia e spezie, salsa tonnata con tonno alletterato alla costiera, capperi disidratati e poi fritti e zest di limone. La carne di bufala marinata è deliziosa. Con la salsa di soia. Poi si sente il sedano croccante, la salsa di tonno buonissima. Scamorza affumicata, ci sta molto bene con la marinatura di questa carne. Per cercare di assaggiare quante più pizze possibile, ci stiamo facendo fare delle doggy bag via via che arrivano le pizze e poi domani mattina continua la mangiata. Oppure facciamo una storia su Instagram e vi proponiamo di condividere quello che è rimasto insieme a noi. Quando mi chiedono qual è la pizza che ti piace, non le mie, ma quelle di papà. Questo è di papà. Calzone con la scarola riccia cruda, acciugo di cetare, olive caiazzane, capperi e un filo d'olio sempre di olio di olive caiazzane. Nella massima semplicità, un grande profumo. Perché mi ha proiettato in un mondo mediatico? Perché Veronelli è venuto qua a presentare un vino del territorio, non ho voluto presentare un vino con una mia pizza. Io l'ho spolverato un po', questo è un ricordo di papà. Veronelli dopo mi fece 3 pagine su Evi Veronelli e la prima volta che qualcuno scrive di me è iniziato il mio percorso. Bellissimo. No, ma dai, no, è bellissima. Questa deve essere buonissima. Questa è la mia pizza preferita. Lasciate stare tutto quello che ho creato io. Guardate che meraviglia. Scarola, olive taggiasche. No raga, che bella è. Ma l'impasto, ragazzi, è pazzesco di questa pizza. Il condimento è buonissimo. Ma ragazzi, sempre l'impasto è una cosa incredibile. Buona, buona, buona. Purtroppo mi tocca essere monotono e ripetitivo. Era buonissima. Quella la finisco, almeno questo pezzo lo finisco. Lo chef ci ha spiegato che ha messo la scarola a crudo ed è importantissimo non bucare la pasta nel momento della cottura perché praticamente si forma un po' il principio della pentola a pressione. Infatti quando è arrivato il ragazzo ce l'ha tagliata e improvvisamente si è sgonfiato tutto. Direi che siamo abbastanza arrivati, cosa dici? Forse andremo con un dolce? Non so se arriva una pizza, forse arriva una pizza dolce. Non so se riusciamo a fermare la cucina in tempo. Potrebbe arrivare una pizza con sopra un maiale con una mela in bocca. Sì, potrebbe arrivare di tutto. Noi non li abbiamo fermati. Che figata, ragazzi. Sono arrivato qua giù con un'idea ben chiara, ridare dignità a questo lavoro e ho fatto formazione, ho trasmesso i saperi, io ho spostato l'identità della pizzeria dal pizzaiolo al piatto. Io ho sofferto, io sono stati momenti quando lavoravo con papà che tutti confluiva sull'unica persona, io arrivo a mezzanotte che era uno straccio. Quante volte ho detto io non lo voglio mai fare questo mestiere quando sarò grande. Abbiamo alzato bandiera bianca. Non ce la potevamo umanamente fare ad andare avanti, quindi abbiamo chiuso qua con le pizze salate, adesso arriveranno i dolci. Non sappiamo bene in cosa consistano, vediamo. Pastiera fritta, la prima pizza dolce, un ripieno fritto, viene chiuso con fior di latte e crema pasticcera, dopo cottura ancora intero c'è un passaggio in zucchero e cannella, quindi viene diviso frutta candita, nocciola tostata e zest d'arancia. Assaggio di crisommola del Vesuvio, spicchio di pizza fritta, viene condita con ricotta di bufala aromatizzata con buccia di limone, confettura d'albicocca del Vesuvio e una varietà si chiama pellecchiella, c'è nocciola tostata, oliva disidratata e una foglia di menta. È un dolce che non va giudicato in base ai singoli ingredienti ma nell'armonia all'unisono. Che cos'è il crisommola? La crisommola noi in gergo napoletano intendiamo l'albicocca. Completiamo il percorso con questa portata, si chiama straccetto al miele e rosmarino, quindi sempre pizza fritta, all'uscita anche qui c'è un passaggio in zucchero e cannella, miele aromatizzato al rosmarino e nella cocotte l'accompagnata avete una ricotta di bufala corretta con un bacello di vaniglia, a condimento finale zest d'arancia e rosmarino tritato per dare profumo e freschezza al piatto. Per questo diventi matto già, no? Perché c'è la crema Maiale? No, non c'è il maiale dentro, c'è la crema pasticcera. Ciao.
Che bontà. Vero che è buonissimo. E ragazzi, l'impasto è sempre lo stesso di prima. Tanta roba, vero? Vado io con questa? Vai. Qui ragazzi abbiamo detto che c'è sopra, tra le varie cose, l'albicocca. Albicocca del Vesuvio. È incredibile la versatilità di questo impasto, che qualsiasi vestito gli metti addosso di quelli che ci hanno presentato comunque sta sempre bene. Siamo entrati di giorno e stiamo uscendo di notte fonda. Siamo entrati alle 7 e usciamo alle 8:30. Che ore sono? Le 9. Forza Giana, sei tutti noi. Comincia a farsi impegnativo. Questa invece ragazzi è una ricotta di bufala con una punta di vaniglia. Deve essere la cosa più buona del mondo, vero? Si sposa tremendamente bene. Goccetto di digestivo ragazzi, perché i dolci lo richiedono. Ah sì, questa qua l'avevo visto, questo è bellissimo. Ah, bello questo. Questa è una piccola pizzeria, ci sono i servizi, c'è tutto. Tu entri qua, stai 2 o 3 ore, una serata intera completa. Io qui creo e ti racconto. L'ho dedicato questo tavolo a papà e a fine serata si incontrava con un amico e raccontava qualcosa, mangiava una pizza e raccontava. E quindi io l'ho dedicato a papà. Per vivere questa esperienza come si fa? Bisogna... C'è sul sito, c'è una sezione autentica. E poi questa è un'idea che è piaciuta tantissimo agli chef. Sono arrivate quasi 20 chef stellati qua a cucinare sulla mia pizza. Allora raga, siamo usciti da Pepe in Grani, devastati ma contenti. Super felici. Abbiamo mangiato come se non ci fosse un domani. Abbiamo addirittura ben 2 cartoni di doggy bag di pizze avanzate. È un posto super accessibile dove puoi mangiare la pizza con 2 euro e puoi arrivare a spenderne fino a 100 a seconda dell'esperienza che ti interessa. Il menù ti viene voglia di provarlo tutto, nel senso che noi ci siamo ripromessi di tornare perché molte pizze non le abbiamo provate. Consiglio, venite in tanti, così potete assaggiare più pizze. Il servizio ci hanno spiegato tutte le pizze nel dettaglio, addirittura lo chef è venuto spesso al tavolo a chiacchierare, a spiegarci proprio la sua filosofia e la storia dietro le pizze che ci portava. È una cosa che fa con tutti i tavoli. La location molto bella, addirittura non solo ha tantissimi coperti, più di quelli che pensavamo, ma sul finale lo chef ci ha portato in giro a vedere le diverse tipologie di spazi e quindi sostanzialmente a seconda della tipologia di cena che vuoi fare, romantica, tranquilla, tavolata con gli amici, lui ha una saletta, c'è uno spazio che per fa le per tue te. esigenze. E infine il conto ragazzi, per 6 pizze un totale di 113 euro, però lo chef ci ha fatto un super scontone, alla fine abbiamo pagato solo 80. Prezzi in linea con i prezzi di una buona pizzeria. E non possiamo fare altro che invitarvi a venire. Detto questo, noi andiamo a dormire. Stanotte se avrò fame so come comportarmi. Buonanotte.